Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Ciao a tutti. Oggi facciamo un salto indietro nel tempo e andremo a visitare la casa del mitico Fernandel, Don Camillo. Per chi come me c'è cresciuto, come noi c'è cresciuto, è qualcosa di unico. Non vediamo l'ora di dargli una bella visitata, di vederla un attimino, almeno quello che ne rimane, perché comunque il tempo è passato. Ci troviamo in Valchisone, nel paesino, nella borgata Contadin. Bene ragazzi, mentre percorriamo questa strada serrata per recarci verso la casa di Fernandel e quindi di Don Camillo, volevo parlarvi un po' della vita di Fernandel. Fernandel, pseudonimo di Fernand Joseph Désiré Contadin, nacque a Marsiglia l'8 maggio del 1903 da Désiré Bédoin e da Denis Contadin. Non me ne vogliate se la pronuncia forse non è proprio giusta. Il cognome del padre venne trascritto erroneamente in Francia come Contadin. I genitori erano originari proprio di questa borgata di Perosa Argentina, nota come i Contadin. Si trasferirono sulla costa francese agli inizi del Novecento. Fino al 1925 Fernandel, per sbarcare il lunario, si esibiva nei caffè come cantante, caratterista e comico, sfruttando la sua ineguagliabile mimica facciale. Il 4 aprile del 1925 sposò Henriette Mans, dalla quale ebbe 3 figli: Josette, nata nel 1926, Janine, nata nel 1930 e Frank, nato nel 1935. Nel 1931, con un ruolo di poco conto nel film Les Blancs et les Noirs, iniziò la sua carriera cinematografica. Lo stesso anno ebbe un ruolo più importante in On pour bébé e sempre nel 1931 fu protagonista nel film di Bernard Deschamps, Les Rosiers de Madame Tussaud. Giunse al successo come attore, ma per tutti gli anni 30 proseguì la carriera di cantante in numerose commedie musicali. Nel 1951 ecco la svolta, grazie al primo della serie di film di Don Camillo, tratti degli scritti di Giovannino Guareschi. Fernandel vestiva il ruolo di un prete italiano di provincia, in continua lotta con il sindaco comunista, Peppone, interpretato da Gino Cervi. Dal 1951 al 1965 Fernandel riscoprì il ruolo di Don Camillo nei 5 film della serie: Don Camillo, Il ritorno di Don Camillo e l'onorevole Peppone, Don Camillo, Monsignore ma non troppo, Il compagno Don Camillo. Il successo fu tale che nel 1953 Pio XII lo invitò in Vaticano per incontrare il prete più conosciuto della cristianità dopo il Papa. Comparve in seguito in diversi altri film, sia in Italia come La legge e legge nel 1958 al fianco di Totò, e a Hollywood. Nel 1970 venne chiamato per girare un nuovo film della serie di Don Camillo e le riprese cominciarono nel mese di luglio a Brescello. Forse per l'umidità o il sole cocente, Fernandel ebbe mancamenti e difficoltà respiratorie, fino a che, a inizio agosto, in seguito ad un malore, fu costretto ad abbandonare il set. Le sue condizioni di salute in realtà erano già seriamente compromesse da alcuni mesi a causa di un carcinoma. Di fronte al rifiuto di Gino Cervi di continuare senza Fernandel, la produzione sospese le riprese. Fernandel peggiorò sempre più e il 26 febbraio successivo morì. Dopo aver conosciuto un po' di più della storia della vita di Don Camillo, proviamo a dare un'occhiata a quello che rimane della sua casa natale. Allora, la casa è quella lì all'interno, come vedete. C'è questo arco che è molto precario, quindi passeremo molto velocemente. Ovviamente non ci viene più nessuno da parecchio tempo, è diventato un roveto. Allora, adesso vediamo se riesco a passare, arrivarci, anche perché è pieno di rovi ed è pieno di spine. Abbiamo passato l'arco che come vedete è là dietro. Questi sono altri ruderi di altre case. La casa di Fernandel Don Camillo è questa penso che sia la parte dietro. A vedere così, insomma, considerando che saranno passati parecchi anni, non sembra nemmeno così messa male da questa parte. Vediamo se riusciamo a fare il giro davanti e se riusciamo magari ad avvicinarci un po' di più e vedere qualcosetta all'interno. Ragazzi, è una cosa inaccessibile, pieno di spine. Aia, sono già incastrato dappertutto.
Dai che forse ce la facciamo. Siamo riusciti anche a non scivolare sulle pietre piene di muffa. Cioè, solo per farvi capire, queste sono le dimensioni dei rovi che corrono un po' dappertutto. Vedete, le spine di sicuro non fanno le carezze, queste spine. Allora, siamo finalmente giunti con non poca fatica nella parte della facciata frontale della casa. Adesso vi faccio vedere. In valle si narra che Fernandel fosse in realtà nato qui, nell'umile casetta dei contadini, e che solo alcuni mesi dopo il felice evento i genitori si sarebbero trasferiti a Marsiglia, decidendo di registrare la nascita in terra francese per ottenere la cittadinanza transalpina. Forse sono solo voci, o forse no. Guardate, rimane ancora il vecchio balcone di legno appoggiato su queste travi sporgenti di legno, anche quelle che comunque, considerando gli anni, sembrano ancora in buone condizioni. Immagino che nella parte superiore ci siano state un tempo forse le stanze o addirittura il fienile, e non è escluso che non dormissero nel fienile, magari una volta lo usavano sia da fienile che come stanze. E poi c'è una parte sotto dove c'era la stufa, la cucina, non lo so. Adesso comunque proviamo ad andare a dare un'occhiata, vediamo se è rimasto qualcosa magari del tempo. Eh sì, è rimasto qualcosa. Guardate, adesso vi faccio vedere. Prendo un attimo il telefono perché la torcia, come al solito, l'ho dimenticata in macchina. Allora, adesso entriamo insieme se il robo mi lascia. Speriamo che non ci venga giù in testa. Riuscite a vedere qualcosa? C'è ancora il soffitto, vabbè, ovviamente di legno, e le travi sono messe come sono messe. Però guardate qua per terra, c'è ancora un vecchio letto ma non è fieno, quelli vecchi di una volta, quei materassi di una volta. Comunque c'è ancora, io pensavo fosse sopra, in realtà non so se l'hanno spostato o se è qua sotto, ma è un vecchio materasso. Una volta erano fatti di foglie, di fieno, questo non so di cosa sia fatto. Andiamo a vedere se riusciamo a vedere qualcosetta di più. Non molto. Guardando l'immagine dall'action cam, penso che forse sotto c'era anche una vecchia mangiatoia o comunque qualcosa del genere. Io non vedevo assolutamente niente. Voi vedevate qualcosa perché l'obiettivo dell'action cam rende a giorno, ma sembrava una mangiatoia. Guardate qui quello che rimane di una vecchia scala ormai marcia, di legno marcio, e questa è praticamente l'entrata di quello che parlavamo prima dall'altra parte, che vi dicevo, del solaio. E si vede ancora che nella parte superiore sicuramente mettevano il fieno, e forse, ammesso che lo mettevano anche nella parte qua inferiore, nel piano qui, se ci dormivano anche. Però sicuramente nella parte sopra mettevano il fieno, quello sono quasi sicuro. Per gli anni che ha si è mantenuta parecchio bene. Dubito che una casa di quelle che costruiscono adesso riesca da sola, senza nessuna manutenzione, ad arrivare agli anni che ha questa casa qui, queste case qui, comunque di pietra, come facevano una volta. Adesso vi faccio vedere una cosa. Vedete che comunque una volta, un tempo, costruivano le case sicuramente in maniera, per i tempi, molto molto solida, ma vedete che sono molto vicine. Questa è vicina a questa, quella dietro, proprio perché mantenendo le distanze più vicine da una casa all'altra c'era meno passaggio d'aria, meno freddo, quindi un muro praticamente riparava l'aria all'altra casa e via dicendo. Quindi si faceva per stare un po' più al caldo.
quanto molto precario, molto pericoloso, specialmente tutte quelle lose in bilico lassù. E qui c'è ancora un altro ingresso della casa e con molta attenzione proviamo a vedere se e cosa si riesce ancora a vedere. Allora, come al solito è buio, ovviamente. Provo a entrare leggermente e vedere se riusciamo a vedere qualcosa di più. Non si vede proprio niente. Cioè qualcosetta sì, soffitto che fa paura. E questa immagino proprio sia stata la mangiatoia. Insomma, qua dove tenevano gli animali, in poche parole. È un paese comunque molto molto antico, cioè queste casette sono molto molto antiche. Adesso non so quantificare quanti anni, ma forse sicuramente più di 100 e qualche anno di sicuro. Vedete che è tutto veramente precario. Qui ci deve essere stato, sono quasi sicuro fosse stato un forno per il pane o qualcosa del genere. Guardate cosa c'è qua per terra. Sapete cos'è questo? Un vecchio rastrello per il fieno. Guardate qua. Guardate come li facevano una volta. Adesso li troviamo anche di metallo, ma completamente in legno ricavato da un ramo di una pianta. Guardate qua che bello. Quello che riuscivano a fare un tempo. Con poco, o per non dire con niente, costruivano gli attrezzi di cui avevano bisogno. Questo qui invece è una chiave che utilizzavano una volta alle finestre, facevano l'inferriate. Vedete che è un pezzo di ferro completamente forgiato a mano e poi incastravano ovviamente l'altro corrispondente all'interno e realizzavano tipo delle grate. Le trovavamo sulle finestre delle case di una volta. Guardate ragazzi, questo sicuramente veniva utilizzato anche qui per stipare il fieno e quant'altro. Non mi avventuro, non entro più di tanto perché comunque il pavimento, anche se non sembra, è tutto legno e sarà sicuramente marcio, ma voglio farvi vedere una cosa molto interessante. Questo strumento qua, questo macchinario, se non mi sbaglio, vorrei potervelo fare vedere un po' meglio da davanti. Se riusciamo ad allungare la mano, non so se riuscite a vederlo un po' più meglio rispetto a me. Questo qua dovrebbe essere quel macchinario, un tempo serviva per togliere la cuticola del grano, per pulirlo, per poi macinarlo e fare il pane. Qui troviamo anche delle vecchie gabbie, guardate, qui sicuramente tenevano i conigli, lo so di per certo perché mia nonna aveva le stesse gabbie. Qua sopra mettevano le fascine, guardate quante fascine sono rimaste, le utilizzavano per accendere la stufa, no? Per scaldarsi, stufa o camino, perché probabilmente forse avevano ancora i camini. E qui tutto solo in questi ruderi è rimasto vecchio lampione degli anni 50 o addirittura degli anni 30. Vedete quello che vi dicevo prima, le finestre fatte a grate così, vedete le chiavi di metallo e poi il tondino di ferro passato dentro e faceva proprio la grata. Poi ovviamente, come quasi tutti i paesini di montagna, ormai sono disabitati, abbandonati, sono la maggior parte quasi solo più ruderi. La cosa bella è che conservano la storia al loro interno. Un vecchio divano, ovviamente anche qui non entro perché è comunque molto pericoloso. Lì c'è un vecchio mobiletto.
questa forse era una credenza. Rimangono ancora, guardate là, 2 bottiglie, non lo so se è Fernet, non idea. Si vede benissimo i resti di un camino completamente incassato nel muro. E poi qua sulla nostra sinistra, provo a farvelo vedere dall'esterno di questa finestra, dentro ci dovrebbero essere, guardate, c'è un vecchio letto, per terra, non so se riuscite a vederlo, ci sono 2 vecchie scarpe, 2 vecchie ciabatte, questa vecchia scala, questo vecchio balcone, ragazzi, che bello, cioè proprio una testimonianza ferma nel tempo del passato, di come vivevano un tempo. Allora, solo per voi ho tentato di fare il giro di fianco da quella finestra di cui vi parlavo prima. Mamma mia, guardate il soffitto. Comunque, come vi dicevo, guardate, rimane un vecchio letto e lì per terra, adesso qua le vedete meglio, poi magari dal computer ve le zoomo, un vecchio paio di ciabatte d'un tempo. Vedete come facevano una volta i mobili? Erano completamente costruiti all'interno dei muri e lì ci sono ancora delle bottiglie, delle vecchie bottiglie appoggiate. Mamma mia il soffitto. Vabbè dai, esco. Arrivare alla casa di Don Camillo è semplicissimo, si arriva quasi in macchina, c'è un parcheggio poco più giù, 5 minuti più giù della casa, è facilissimo raggiungerla. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine anche di questo video, siamo contenti che ci avete seguito fino qui, ancora di più perché io era già da un po' sinceramente che volevo venire a vedere casa di Don Camillo, perché io praticamente ci sono cresciuto con i film di Don Camillo e quindi non vedevo l'ora di poter vedere dove era nato, vissuto. Il paesino più che altro, il paesino, le case com'era. Sì, perché poi alla fine è un piccolo paesino, un piccolo borgo d'un tempo. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a un prossimo video, vi ricordo di lasciare un like, commentare, ma soprattutto di iscrivervi al canale perché è l'unico modo per poterci supportare, darci una mano con la crescita del canale e supportare il nostro lavoro. Al prossimo video, un mega saluto, ciao 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 ciao.